Ciao, giorno 16, mentre i cani fanno a botte, si divertono, io passeggio con loro, i ragazzi stanno finendo la colazione, Michela sta sistemando due cose su Ronzi, aia c'è, e poi partiamo in direzione south, in direzione sud, andremo verso... Adesso lasciamo Lulea per andare verso Umea. Vediamo un po' quanta strada facciamo, che cosa troviamo e vi saprò dire. Intanto vi faccio vedere questi due scemi che giocano. Välkommen! Benvenuti in questa nuova, l'ho sicuramente detto malissimo, questa nuova giornata, nuova puntata di Svezia on the road. Ruote in direzione sud, stiamo andando verso Umea, che Michela ha scoperto essere una cittadina universitaria e patria del metal svedese. Infatti le più famose band hardcore della scena svedese sono nate a Umea. Non c'è molto da vedere, dice la noiosissima Lonely Planet che ci hanno prestato, e quindi ringraziamo chi ce l'ha prestata, ma forse era il caso di comprarci una guida noi. Pare che sembra, insomma, dalla nostra esperienza le routard sono un po' più indirizzate sul nostro target. Questo non vuol dire che siano meglio o peggio delle altre, ma semplicemente più orientate su viaggiatori un po' più rozzi, un po' più zaino in spalla, perché effettivamente la Lonely Planet è pallosa, diciamocelo, cioè è musei, è ristorantini, cioè bello, però insomma diciamo che non è proprio il nostro target. Detto questo, Michela, dimmi qualcosa tu. Detto questo, appunto scendiamo, andiamo verso questa si chiama Oga Kostner, che sembra appunto sia questa bellissima parte della costa della Svezia, e vediamo un po' se questo suggerimento della Lonely va bene, ne parlano tutti bene, questa costa alta, quindi frastagliata, un po' più montuosa, con strade tortuose sul mare, quindi sicuramente la percorreremo. E dopo Umea, sì, esatto, subito sotto Umea, e anche là vedremo di trovare un posto bello per fermarci. Bene, proseguiamo. ciao! Ciao! Eccoci sulla E4 in direzione sud, come dicevamo prima. Qua l'autostrada ha addirittura due corsie per molti tratti, poi ogni tanto va una ma poi torna a due, limite 110, quindi qua si è alzato anche il limite di velocità. E questa costa è decisamente, questa parte diciamo della Svezia è decisamente più antropizzata, cioè ci sono molte più paesi, molte più città, molto più traffico, e bello,
però per i miei gusti è più bella la zona interna, quella remota dove non c'è nessuno. Comunque facciamo il giro e vediamo anche questa parte perché merita sicuramente. Adesso siamo bloccati, c'è un po' di traffico, probabilmente c'è un restringimento, qualche lavoro. Sì, vedo una grula. E via, dai, si va. Dammi quelle cose. Ecco Daniel che dopo la session in skate si fa il suo tacos o fajitas o burrito, chiamatelo come volete, non mi ricordo. Il tacos è quello rigido, non mi ricordo mai la differenza. Ecco, pranzo dei campioni, mazza oh. Allora, siamo in questo comune che si chiama Roberforst, è un comune guardato su internet, sono 2000 abitanti. E la cosa che mi sconvolge, ma in maniera positiva, che mi fa sempre pensare, riallacciandoci a quello che dicevamo anche nei video precedenti, è che c'è una qualità della vita sociale molto elevata. È vero che qua sono meno rispetto a noi, questa è la cosa, è sempre quello che viene detto, però sì, però noi siamo tanti in Italia e qua sono meno come densità di abitanti, è vero, però parte di base, e dovrebbe partire a maggior ragione se siamo di più, un ragionamento personale, soggettivo, in cui dico cerco di fare il meglio per mantenere il mio comune in ottimo stato. E qua guardate un po', comune di 2000 abitanti, c'è uno skate park bellissimo, cioè proprio bello bello, un parco meraviglioso, tutti gli attrezzi in legno per fare esercizi fisici, fiume. Ecco, questo è tutto a disposizione. Se penso che Lissone ha 35.000 abitanti più o meno e non abbiamo strutture di questo genere, fa pensare, nel senso che tutto in ottimo stato, niente cartacce per terra e niente, questa cosa qua a me fa pensare. Poi non è che questo è il posto perfetto, non è che la Svezia è il posto migliore del mondo, sono tutti i cittadini migliori del mondo, però qui c'è un modo di pensare, di vivere la propria comunalità, la propria società in maniera secondo me molto positiva e molto costruttiva. Mi ripeterò, ma è così. Bravo Noah! Tutto a disposizione del cittadino, proprio come in piazza Lissone. Concettina, prendi nota, va! Sono 7 chilometri e siamo sulla strada del genere. Michela ha trovato uno spot che secondo me, vista la fatica per arrivarci, sarà bellissimo. Se no dobbiamo tornare indietro, sarà pesante. Cambio spot, era molto bello ma occupato, e siccome era proprio a ridosso di questo laghetto e era molto piccolo, c'erano pochissimi posti, erano già tutti occupati, anche perché sono le 6:30, siamo un pochino in ritardo oggi, e quindi niente, peccato perché era veramente bello, tutto questo sterrato ne valeva la pena.
però cambiamo, andiamo qua vicino una 12 km più o meno, che ci dobbiamo fare più o meno 6-7 km di sterrato, però vabbè, è così. Van life è anche questo, trovare posti belli occupati e cercarne altri. Forza ragazzi! Ok, ci siamo spostati, abbiamo trovato un altro spot, va benissimo, siamo proprio davanti alla spiaggia sul golfo di Botnia, sul Mar Baltico, molto bello. Adesso vi faccio vedere dove ci siamo messi. Qua c'è un parcheggio che è quello della spiaggia, noi ci siamo infilati qua, bellissimo, sotto gli alberi, e qua c'è l'ingresso alla spiaggia, c'è anche il bagno e qui c'è la spiaggia dove i ragazzi sono già fiondati a giocare. Dopo ve la faccio vedere con calma, ora ci sistemiamo ed eccoci. Guarda qua, fantastico, tutto per noi. C'è anche un campo da beach volley, i ragazzi sono già lì che si divertono con la palla. Ovviamente braciere per fare il fuoco, qui non manca mai, in ogni posto dove ci si ritrova, che sia spiaggia, bosco, cammini, trekking, qualsiasi cosa, c'è sempre l'immancabile circle fire con le sedie. Ed eccolo il golfo di Botnia. Tempo sempre così cosà, arrivano sti nuvoloni, poi se ne vanno, fa qualche goccia, poi torna il sole. Però bello, molto bello. Ciao, a dopo. Buongiorno, giorno 17, siamo sotto Umea, nel comune di Orne, forse una roba del genere, sulla spiaggia, sul Mar Baltico, sul golfo di Botnia. Abbiamo dormito in proprio un parcheggio davanti alla spiaggia, molto bello, tranquillo, eravamo solo noi. Adesso da qui partono una serie di sentieri e noi
abbiamo iniziato a percorrerne uno per farci una bella passeggiata mattutina. Buona giornata a tutti voi, ciao! Maya sempre davanti, da buon cane da slitta, da capo muta, sta davanti a tracciare. E lui invece annusa tutto. E lui invece annusa tutto e mangia qualsiasi cosa come un trattore. Poi aspetta. Dai Desperados, vieni! Guardate che con lui sarebbe molto meglio perché è dritto. Vai, Guarda, vai. guarda. Allora, sosta per ricarico acqua, abbiamo anche smontato il water. Adesso siamo in direzione di una città impronunciabile, che non ve lo so dire, ve lo dico dopo leggendolo, dove inizia la Olga Coster. E ci fermeremo a un punto di informazione turistica per prendere una cartina per vedere che tratti fare. E poi andremo verso Stoccolma, perché è brutto dirlo, ma siamo nella fase non finale del viaggio, ma comunque dobbiamo iniziare. Finché non arriviamo a casa il viaggio non è Esatto, finito. però dobbiamo iniziare a dare un senso al ritorno, ecco, perché altrimenti rischiamo di arrivare lunghi. Comunque ci godiamo giorno per giorno, come sempre. Eccoci, abbiamo pranzato nel parcheggio e siamo allo Skuleskogen National Park. Adesso sicuramente l'ho pronunciato male, Pensavamo con la passerella. ma fa niente. Molto bello, l'entrata sembra molto da parco americano. Ah sì, si Eccoci, dopo un bellissimo e faticoso giro
al parco nazionale, siamo scesi lungo la Ogakusten, la costa alta, beh, insomma non è che proprio sia altissima, effettivamente abbastanza, per loro è alta. Adesso siamo fermati in un paesino appunto su una penisola, su una sorta di fiordo che affaccia sul Baltico, e questa è la visuale bella. Di per sé ci siamo fermati in un parcheggio che dà su una pineta che poi porta su questa spiaggia, però direi che per stanotte va benissimo. Dai Dani, combatti. Andiamo, e vi facciamo vedere il posto. Ecco, alla fine ci siamo sistemati in questo parcheggio, come vi dicevo, vicino alla spiaggia. Ci sono i due cani che sono distrutti perché oggi abbiamo camminato tantissimo. Tra l'altro c'era un sacco di salite, di dislivelli coi sassi, rami, molto impegnativo, e loro andavano come veramente delle lippe, cioè andavano proprio velocissimi, quindi anche noi stargli dietro, erano gasati, quindi non si fermavano. Qui c'è un altro van che si ferma, un po' appiccicati, ma vabbè. Una bellissima pineta, e in fondo lì c'è il mare che vi ho fatto vedere poco fa. In fondo là ci sono anche dei bagni, quindi sono i cassonetti da spazzatura, abbiamo tutto, direi. Non è proprio una foresta, non siamo posizionati nella foresta, ma a bordo, dai, quindi va benissimo. Tra l'altro fino a poco fa il parcheggio era vuoto, adesso sono quasi le 8 di sera, si è riempito, c'è una squadra di calcio locale che è andata ad allenarsi sulla spiaggia, e i ragazzi sono lì a guardare gli allenamenti. Michela e io stiamo preparando qualcosa, stiamo bevendo la nostra birretta. Questa è la più buona, non ce n'è adesso, tanto non è che faccio pubblicità perché è birra svedese, comunque questa qua è proprio la più buona, 3,5 gradi, ma è la più buona. I peperoni, per cui ho fatto una follia, li ho presi senza guardare il prezzo, mi sono dissanguato 2 peperoni quasi 4 euro, mi sono reso conto dopo, quindi adesso me li gusterò fino all'ultimo. Chiudi. E vabbè, niente, a dopo ragazzi, ciao ciao, buon appetito.